Buongiorno a tutti ragazzi, la prima parte dell'avventura in Cambogia è terminata, sto lasciando la capitale, Phnom Penh. Consiglio a tutti di non passarci più di 48 ore. Prenderò un pullman che in 6 ore mi porterà a Siem Reap, una delle città più belle della Cambogia, dove c'è il complesso dei templi più grande al mondo. Andiamo! Situata a 127 km da Siem Reap, immerso nella fitta foresta tropicale, in una delle zone più remote della Cambogia, troviamo Ko Ker, uno dei complessi di templi induisti più vecchio, ma anche situato in una delle zone più remote della Cambogia. Non è stato scoperto tantissimi anni fa perché è stato abbandonato nelle foreste del nord per tantissimi anni, dopodiché le hanno un po' agevolato l'accesso per i turisti e al giorno d'oggi si può ammirare questo fantastico complesso. Tra i templi che possiamo trovare a Ko Ker c'è questo Prasat Brahm, ossia questo complesso di torri in mattoni, di cui possiamo notare che 2 torri, questa alle mie spalle e l'altra, sono state completamente avvolte dalle radici degli alberi che sono entrate all'interno dei mattoni. Veramente un paesaggio fantastico. Spostiamoci da qui e dirigiamoci verso una delle piramidi principali. Andiamo. In questo momento mi trovo dinanzi alla porta d'ingresso di Ko Ker, ossia una porta per accedere a Presa Thom. La piramide che vedete all'interno di questo muro sarà uno dei luoghi più spettacolari e la leggenda dice che sia la piramide del White Elephant, ossia la tomba dove è stato messo l'elefante bianco che era l'elefante principale del re. In cima alla piramide e la vista che si erge da qui su è una cosa indescrivibile. È una vista aperta a 360 gradi su tutta la foresta che ci circonda. È arrivato il momento di scendere giù e dirigermi verso il Tempio Rosso. Questo posto è surreale, sembra di stare in un film di Indiana Jones. Vedere la potenza della natura che è completamente entrata all'interno di questo complesso di templi e ne ha preso proprietà, perché tutte le pietre che vediamo sono circondate da radici oppure pezzi di alberi, tronchi, rami. Questo veramente è un complesso di templi fantastico. Dopo quello che ho vissuto in Guatemala pensavo che non ci fosse niente di più bello, invece mi sono sbagliato, la Cambogia mi sta stupendo. Siem Reap è bellissima. E non ho ancora visto Angkor Wat, quello lo vedrò tra 2 giorni, che è un sito archeologico quello più bello che possiamo trovare qui, e il tempio fa parte di quel sito. Ragazzi, per oggi è tutto, il caldo si inizia a far sentire realmente, si ritorna nel pulmino, una bottiglia d'acqua e si va a Siem Reap. Ciao a tutti! Arroccato sulla pianura alluvionale del lago Tonle Sap, il lago di acqua dolce più grande del sud-est asiatico, troviamo Ta Long Klup, una delle 6 comunità galleggianti che possiamo trovare in Cambogia, una località a un'ora esatta da Siem Reap. Come potete vedere alle mie spalle, queste case sono costruite ad un'altezza di 6 metri o 9 metri, semplicemente perché il paesaggio che vedete alle mie spalle cambia completamente durante la stagione secca o durante la stagione piovosa. Quando c'è la stagione secca si può camminare per le strade, invece durante la stagione piovosa l'acqua arriva fino alla base di queste case, quindi diventa completamente un villaggio che galleggia, da qui il nome di villaggi galleggianti. Andiamo all'esplorazione di questo fantastico posto.
Questi sono i bambini locali che con una piccola corda si divertono a giocare a pallavolo. Hello! Questa è una comunità che nei primi anni della loro esistenza non avevano scuole, non avevano ospedali, quindi non avevano neanche educazione, ma al giorno d'oggi tutto sta cambiando, visto che le comunità si stanno ampliando sempre di più, sono passate da 1800 quasi 4000 abitanti al giorno d'oggi, stanno costruendo anche delle vere e proprie scuole. Guardate. Sono spostato nel porto di questo villaggio e prenderemo una barca e saliremo sul fiume fino ad arrivare alla prossima comunità galleggiante. Sono circa 600-700 famiglie su questa isola, hanno la propria imbarcazione privata che usano per spostarsi un po' per commercio, anche prendere materie prime dalla terraferma e poi ritornare su queste piccole isolette che si vengono a creare. La fantastica giornata è terminata a Siem Reap, il secondo giorno, e per domani andrò ad Angkor Wat, il complesso di templi più grande che esiste al mondo, quindi ciao a tutti, a domani! Appena arrivato ad Angkor Wat, la struttura religiosa più grande che esiste al mondo. È un complesso di templi induistici, sono più di 1000 templi all'interno. Secondo la mitologia hindu, queste 5 torri stanno a segnare le 5 vette del monte Meru, che era un monte dove all'interno risiedevano gli dei. Questa è una delle spiegazioni che si dà a queste 5 torri, perché da ricordare Angkor Wat non è il vero e proprio nome di questo complesso, anzi è un grande dubbio. Infatti si dice che questo palazzo sia stato costruito dal re che abbia creato l'impero più splendente di tutto il sud-est asiatico, che si estendeva fino alla Thailandia, Laos e anche il Vietnam, e veniva usato non solo per cerimonie religiose, ma probabilmente è una struttura creata per far vedere la potenza del suo impero, che poi un giorno sarebbe diventata la sua tomba. Andiamo all'interno e scopriamone tutti i suoi tunnel e templi. È veramente difficile scoprirlo in un solo giorno perché ha un'area che si estende per 200 km quadrati, quindi è vastissimo. Andiamo. We are not build a temple for sleeping, not build a temple for cooking, right? That is for bread worship. This is of the Hindu. Si dice che per la costruzione di Angkor Wat ci siano voluti più di 300.000 lavoratori. Le opere di costruzione sono andate avanti per oltre 30 anni, però non è mai stata completamente completata. Degli studi hanno fatto notare come le intere costruzioni sono tutte fatte di pietra e più del 99% delle pietre sono state scolpite da incisioni in lingua Khmer o anche sono state incise delle statue all'interno. Quindi è impressionante se ci pensate. Più di 30 anni, più di 300.000 persone per costruire uno dei siti archeologici di templi più grandi che esiste al mondo, e ogni singola pietra è stata incisa a mano.
incredibile, ma la domanda è come facevano a quell'epoca a costruire strutture del genere, come trasportavano le pietre, come... Ci sono tanti misteri che non sono mai stati svelati. Mi sposto verso un'altra zona di Angkor Wat, ma prima di andarci la colazione. I posti dove più mi piace mangiare sono questi piccoli posti per strada. Come vedete c'è questa signora che vende energy drink, bevande di tutti i tipi, anche piccoli dolci. Camminando all'interno, qui normalmente queste sono le case dove loro vivono e lavorano, fanno entrambe le cose. Da quest'altra parte c'è la mamma, che è una signora dolcissima, che prima gli ho chiesto una cosa perché c'era un venditore di bibite per strada. C'era un venditore di bibite per strada, questo, e ho chiesto alla signora, ho detto che tipo di alcol è questo, e ha detto la signora no, questo non è alcol, questa è la benzina che va dentro i motorini, non la bere. E poi come sempre da qualsiasi parte troviamo questi bambini che ti vendono sia dalla tenera età qualsiasi cosa, giusto per cercare di arrotondare un po'. Come sempre viaggiando cerco anche di aiutare le persone del posto. Allora, la signora mi sta facendo entrare a casa sua, vediamo un po' com'è, ve la mostro. Questo è il letto dove dorme con l'amaca per stare più freschi, si coprono perché ci sono tantissime zanzare e molti insetti qui la notte. Le scale che portano al piano di sopra, invece questo è l'ingresso della casa, mi devo togliere le scarpe per entrare, dove c'è un altro letto, un piccolo cucinino e uno specchio per cambiarsi e qualsiasi cosa. Come vedete le case sono molto umili, però le persone della Cambogia sono persone veramente felici. Cercano di aiutarti in qualsiasi modo possono e sono sempre sorridenti, questa è la cosa più bella. Guardate, mo la faccio rivedere quanto è bella lei. Ah, you are beautiful! La natura che si unisce all'architettura. Guardate le radici di quest'albero e il tronco è gigantesco. Quest'albero è cresciuto proprio a fianco a una delle colonne all'interno del tempio e piano piano ne sta distruggendo tutti i pezzi, come potete vedere qui alle mie spalle. Questa immagine è una cosa incredibile, vedere un albero tanto grande all'interno di un tempio. Proseguiamo. Tappa di questo tour sono venuto alla scoperta di Angkor Thom, uno dei pochi templi buddisti di tutto questo complesso che è gigantesco. Lukeswara è la prima divinità buddista che si riesce a vedere sulle torri all'ingresso. È molto particolare perché ha 4 volti completamente identici che vanno nelle 4 direzioni: nord, sud, ovest, est, ed è uno dei simboli della creazione per il popolo buddista. È come se proteggesse il luogo a 360 gradi guardando in tutte le direzioni. Continuiamo il nostro percorso. Ragazzi, un'altra fantastica avventura è terminata. La Cambogia in 7 giorni mi ha regalato tantissime emozioni, ho visto posti spettacolari. Come sempre, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, iscrivermi, ma soprattutto lasciatemi un commento per farmi sapere cosa ne pensate delle mie avventure, e guardate il prossimo video, che stanotte prenderò un pullman di 17 ore che mi porterà verso la prossima destinazione. Ciao a tutti!